Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Dopo il primo video sull'installazione del Flutter SDK, oggi vediamo insieme come installare Android Studio su Windows. Cominciamo insieme. Allora, apriamo il nostro browser, digitiamo Android Studio, clicchiamo su developerandroid.com, che è il sito ufficiale per poter procedere allo scarico di Android Studio. Andiamo con Download Android Studio, accettiamo quelli che sono i termini e condizioni e procediamo con il click al download. Al termine del download apriamo la nostra cartella download, tasto destro, esegui come amministratore e avviamo l'installer di Android Studio. Clicchiamo avanti, lasciamo la spunta su Android Virtual Device per poter poi usufruire di tutti quelli che sono i device dell'AVD, quindi i device virtuali per poter fare debug e testare le applicazioni che scriveremo, poiché Flutter compilerà ovviamente in Android e iOS a seconda della piattaforma da voi richiesta, ovvero il puntamento di compilazione, quindi è molto importante averlo. Next, install e attendiamo che l'installazione venga completata. Una volta che l'installazione è stata completata, clicchiamo Next, lasciamo la spunta su Start Android Studio, facciamo Finish. Verrà avviato Android Studio. Ovviamente alla prima installazione non troverà nessun SDK di Android, che sarà necessario poi ovviamente per poter eseguire l'emulatore e per poter andare a compilare le vostre applicazioni. Quindi facciamo Next. Solitamente possiamo lasciare direttamente quello che c'è di default, ovviamente poi all'interno di Android Studio, in un secondo momento, possiamo andare ad aggiungere eventuali versioni di SDK che ci serviranno magari in modo specifico per fare un particolare debug o per controllare le compatibilità con una determinata versione di Android. Clicchiamo Next, accettiamo con il primo nodo attivo, clicchiamo accetta in modo di accettare tutti quanti i termini e condizioni, clicchiamo Finisci. E attendiamo che Android Studio scarichi, anzippi e installi fondamentalmente tutto quello che ci è necessario. Una volta terminato il download e l'unzipping dei file, clicchiamo su Finish, ci verrà aperta questa pagina di benvenuto. Andiamo a fare che cosa noi? Plugins, clicchiamo qui e digitiamo Flutter. Installiamo Flutter perché questo supporta dentro Android Studio, aggiunge il supporto ad Android Studio per il developing delle applicazioni Flutter. Accettiamo, installiamo. Ci dice che il plugin Flutter, da questo sono partito in modo che vado a poi fare tutta una catena automatica, richiede anche il plugin Dart, che è il linguaggio di programmazione di Flutter, che deve essere installato. Quindi clicchiamo install e facciamo tutto quanto. In teoria, se adesso voi qua cercate anche Dart, vedrete che Dart risulta installato. Torniamo a Flutter e clicchiamo Restart HIDE e restartiamo Android Studio. Una volta che Android Studio sarà ripartito, come vedete, possiamo inizializzare un nuovo progetto Flutter, che è quello che faremo in questo momento. Ovviamente lui non sa qual è la destinazione dell'SDK path di Flutter, quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo ad indicizzare in primis nel disco locale C, in src Flutter, e una volta che gli abbiamo dato l'SDK di Flutter, il path, diamo Next, My Application e via. Inizializziamo il nuovo progetto di Flutter giusto per provare, poi entreremo nello specifico tutto quel menu, le voci a che cosa servono nello specifico. Per il momento limitiamoci ad avviare il progetto. Viene preparato il workspace, ci viene dato il benvenuto su Flutter. Adesso viene fatta l'indicizzazione dei pacchetti di Dart e tutte quelle che sono le prime fasi di avvio del software. Alla prima apertura di Android Studio io sono solito fare anche delle altre personalizzazioni. Vado su File, vado su Settings, vado su CTRL e in General vado a abilitare Change Font Size with Control Mouse e Wheel In. Questo significa che
andando a tenere premuto CTRL sulla tastiera e scrollando la mia rotellina del mouse posso andare a zoomare i caratteri, perché per chi come me è ciecato praticamente questo qua è un salvavita fondamentalmente. Dopodiché possiamo vedere sempre in settings, cliccando format, se non ricordo male, format on save, eccolo qua. Su Flutter possiamo richiedere di formattare il codice al salvataggio, quindi alla combinazione CTRL S su Windows. Lo abilitiamo, facciamo ok, quindi nel momento in cui io vado a fare questo e do CTRL S, come vedete viene autoformattato il codice. Queste due cose che vi ho appena fatto impostare sono molto utili. Ricordiamo inoltre che all'interno dei settaggi, come prima configurazione, si può scegliere anche il font size, quindi l'appearance generale di quello che è il font size del codice, se volete una font size predefinita. Quindi per non fare ogni volta CTRL e rotella del mouse potete applicare direttamente qui una font size di default con cui lui aprirà poi i vostri file. Adesso andiamo ad eseguire un emulatore, a creare un emulatore. Creiamoci un device, in questo caso scegliamo da phone Pixel 5, clicchiamo Next, vediamo quali immagini ho già disponibili, nessuna in questo caso. Procedo al download della... genericamente facciamo della 30. Viene scaricato adesso l'SDK, attendiamo che questo componente venga installato. Una volta terminata l'installazione dell'SDK clicchiamo Finish. Con l'SDK selezionato clicchiamo Next. Possiamo lasciare un nome di default o dare un nome, diciamo, come preferite. Io solitamente su grafica vado su hardware, scelgo GLS 2.0. Questa cosa la scelgo semplicemente per ottimizzare le performance dell'emulatore, che così avrà largo accesso a quella che è la mia scheda grafica. Show Advanced Settings, una cosa che ogni tanto diciamo può capitare che va controllata, è l'Enable Keyboard Input. L'Enable Keyboard Input che ci permette di andare a controllare eventuali campi di testo o eventuali field che andate a testare tramite l'hardware del computer, quindi la vostra tastiera fisica. Clicchiamo Finish e adesso semplicemente andiamo a dare Play, quindi abbiamo il nostro emulatore. Una volta che l'emulatore sarà avviato, sarà disponibile nel menu a tendina che si trova in alto qui su Android Studio. Selezioniamolo e raniamo la nostra applicazione. Una volta che la compilazione sarà terminata, ci verrà notificato da Android Studio che Flutter supporta l'hot reload. Quindi quando andiamo a salvare il progetto andiamo a fare un hot reload e vengono ricaricati senza la necessità di dover rebuildare l'intera app le modifiche che stiamo facendo. Poi vedremo questo insieme chiaramente. Come vedete la nostra prima applicazione in Flutter è partita e quindi siamo riusciti ad avviare su Android Studio il primo progetto in Flutter. Una cosa molto importante da fare adesso, dopo aver installato Android Studio, aprirsi un prompt dei comandi, eseguire il comando flutter doctor. Vedremo che verrà rilevato rispetto al video precedente, se ve lo siete perso lo trovate sul canale, che è l'installazione dell'SDK di Flutter. Android Studio verrà rilevato e invece non verrà rilevata l'Android Toolchain. Per risolvere il problema dell'Android Toolchain andiamo in File, Settings, cerchiamo SDK Tools, eccolo qua, e in SDK Tools andiamo a cercare Command Line Tools, eccolo qua, plughiamolo, apply, ok, e installiamo i Command Line Tools, finish, apply, ok. Andiamo dentro il DOS e rieseguiamo il comando. Come vedete uno dei due errori è sparito, che è il Command Line Tools, che era missing. Adesso ci dice che alcune delle nostre licenze non sono state accettate e per risolvere questo dobbiamo fare flutter doctor -android -licenses. Inviamo il comando e accettiamo semplicemente tutto quello che ci viene richiesto. Yes, y invio, y invio, y invio e così via. Adesso
rieseguiamo il comando Flutter Doctor e risulterà tutto completamente ok. Questo era fondamentalmente l'ultimo passaggio mancante che si può fare, come avete visto, anche dopo l'installazione di Android, di Android Studio, scusate, dopo che vi siete divertiti anche a avviare la prima applicazione in Flutter. Per questo video sull'installazione di Android Studio è tutto. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento con vostre opinioni personali o con quello che vi piacerebbe vedere, gli argomenti che volete che io tratti, di cui vogliamo parlare, lasciate un bel like e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata!